Ciao a tutti, io sono Yojimbo e io sono K e vi diamo il benvenuto nel canale YoK Show! In questi 2 anni di attività del canale abbiamo parlato molto del mondo di Hazbin Hotel e dell'Uva Boss, che sono strettamente interconnessi tra loro, e abbiamo cercato ad esempio di ricostruire con le poche informazioni disponibili la struttura dell'intero inferno di Vivian Medrano. Vi abbiamo spiegato nel dettaglio come funziona il concetto della morte in questa dimensione e quanti tipi di creature infernali ci vivono. Oggi la serie che tanto abbiamo aspettato in questi anni demonietti è finalmente uscita, perciò è ora di andare ad analizzare insieme in questa analisi doppia i primi 2 episodi della prima stagione di Hazbin Hotel, ora disponibili su Prime Video. Ma prima di iniziare, come sempre, se è la prima volta che capitate in un nostro video, vi chiediamo di iscrivervi al canale per supportare il nostro progetto. Partendo dal primo episodio della serie, cioè Overture, possiamo notare che la sequenza iniziale riprende perfettamente a livello di stile quella che è la vecchia presentazione del pilot di Hazbin Hotel. Ci viene raccontata la storia di Lucifero e Lilith, seguendo non la narrativa cristiana della Bibbia, come è evidente fin da subito, ma con una posizione gnostica o comunque post-biblica che reinterpreta la figura del diavolo in chiave in qualche modo salvifica. Per approfondire questo discorso ci abbiamo fatto un intero video sopra che facciamo al riguardo, che spiega il rapporto fra Adam, Lilith e Lucifero, che vi consigliamo di recuperare. Prendete con le pinze naturalmente questo discorso, poiché non siamo degli esperti di teologia. In breve, la storia racconta come l'intero universo fu prima creato e poi governato dagli angeli. Lucifero, un angelo diverso rispetto agli altri, non era visto di buon occhio dagli anziani per il suo comportamento e quindi fu ritenuto pericoloso. Gli angeli maggiori, che qui a quanto pare sostituiscono Dio stesso in questa storia, visto che non se ne fa mai menzione, crearono l'universo e di conseguenza la Terra. Con essa diedero alla luce i primi esseri umani, Adamo e Lilith. Tuttavia la loro relazione non era così sana, poiché Adamo era dominante nei confronti di lei e, non volendo sottomettersi, Lilith scappa ed incontra Lucifero. Dopo questo Adamo aveva guadagnato una nuova sposa, Eva, ed è in quel momento che Lucifero e Lilith tentano sua moglie col frutto della conoscenza del bene e del male, scatenando però anche il peccato originale e l'ingresso del male stesso nel mondo. Indignati dall'incoscienza di Lucifero e dal suo tradimento, gli angeli lo scacciarono dal paradiso e precipitarono lui e Lilith nelle profondità di un nuovo sotterraneo mondo, originato dal male stesso, chiamato Inferno. Qui Lucifero divenne sovrano di tutti i peccatori e i demoni. Nonostante lui fosse depresso per essere stato cacciato dal paradiso, Lilith prosperò all'inferno grazie alla sua musica, tema che era già presente anche nel pilot, dove troviamo tantissime locandine dei suoi concerti, e la popolazione dell'inferno si espanse a dismisura. Gli angeli videro l'ascesa dei demoni come una minaccia alla loro esistenza e così ogni anno inviarono un esercito per sterminare la popolazione e ridurla a livelli molto bassi. Fa un po' sorridere come in questo racconto Lucifero e Lilith risultino un po' delle povere vittime che vengono cacciate a vivere nell'inferno e tu ti ritrovi senza volerlo a empatizzare con il diavolo. Molto bella l'idea di mostrare come l'intera scena faceva parte di un libro illustrato stile fiaba, che è la storia dell'inferno stesso che stava leggendo Charlie. Questo libro l'ha scritto probabilmente Lucifero stesso o Lilith, quindi è giusto anche chiedersi: se la storia l'hanno scritta loro, chi ci dice che sia andata veramente così? Dopotutto stiamo parlando del tentatore e ingannatore per eccellenza, quindi qualche dubbio giustamente ci viene. Parlando dell'episodio, in un istante ci accorgiamo che la storia riprende immediatamente da dove era finito il pilot. Ma quanto tempo è passato esattamente? Alastor, nello spot che vedremo in questa puntata, dirà che sono passati 5 giorni da quando l'Hazbin Hotel è stato aperto. Ma c'è un'altra cosa che ci ha fatto dubitare. In questo episodio è presente una piccola differenza nella costruzione del mondo. Ci viene già presentata una mappa completa di Pentagram City e al centro di essa c'è la torre che vedemmo anche nel pilot. L'edificio rispetto ad allora non ha più un aspetto decadente ed infernale con sopra un conto alla rovescia che indica quanti giorni mancano al prossimo sterminio da parte degli angeli. Se accostiamo le 2 immagini vediamo che la torre ora ha un aspetto più sacro, poiché prima di tutto è diventato il campanile di una chiesa con la punta che richiama come design il famoso Chrysler Building di New York. Scopriamo che è una sorta di ambasciata del paradiso in mezzo all'inferno. Ottima a nostro avviso anche la scelta di aggiungere una clessidra che è possibile vedere all'interno della torre trasparente, oltre il countdown che è stato mantenuto. Se confrontiamo la vecchia torre con la nuova e facciamo la differenza fra i 2 countdown presenti su di esse, è facile calcolare che sono passati 7 giorni tra il pilot e l'episodio 1. Infatti anche Visipop, la creatrice dello show, aveva confermato che il pilot sarebbe stato semi-canonico.
Seguendo la sequenza degli eventi troviamo già la principessa dell'inferno all'hotel in compagnia di tutti i personaggi che abbiamo conosciuto nell'episodio pilota su YouTube. Di conseguenza vengono dati per scontati tutti gli eventi accaduti lì. Se permettete una piccola critica su questa scelta, secondo noi è stato un errore. Mi spiego meglio. Chi si approccia alla serie per la prima volta e magari non ne aveva mai sentito parlare, ha bisogno assolutamente di vedere il pilot. Azzardo un'ipotesi, non sarebbe stato meglio ridisegnarlo con lo stile della serie A24 e magari modificarlo e includerlo insieme agli altri episodi come episodio 0? Tu non mi puoi mostrare Alastor, Angel Dust, Veggie, Nifty, Serpentius e Ask senza farmi capire bene il contesto, chi sono e cosa fanno in questo posto. Ok, i primi episodi cercano di presentarci i personaggi, mi direte voi, e su questo siamo d'accordo. A volte può servire anche un'intera prima stagione per introdurre dei protagonisti, come è successo nel caso di Amphibia. L'errore però sta nel fatto che venga dato per scontato che tu sappia già chi sono loro. Senza il pilot, ad esempio, non sappiamo la storia che legge attorno ad Alastor e del perché venga chiamato il demone della radio, oppure della figuraccia fatta da Charlie in televisione davanti a tutto l'inferno, dove la sua idea di un hotel che redime le anime dei peccatori ha generato un vero e proprio meme perculato in tutti gli inferi. L'idea che ci ha dato è che sembra essere una serie fatta specificatamente per i fan, il che però lo rende meno accessibile come show per un pubblico più ampio. Perciò, se ti stai approcciando alla serie per la prima volta, devi assolutamente vedere il pilot per comprendere il resto. Quindi te lo lasciamo qui sotto in descrizione, sia doppiato in italiano sia in lingua originale. Tornando alla trama dell'episodio, Charlie, la figlia di Lucifero e Lilith, ha assistito al massacro dei demoni per l'ennesima volta, promettendo a se stessa di rivoluzionare l'inferno attraverso il suo Hazbin Hotel. Mentre la principessa guarda la città rasa al suolo per l'ennesima carneficina degli angeli, Veggie, la sua fidanzata e manager dell'hotel, è venuta a trovarla e ha ascoltato involontariamente l'intera lore della famiglia Morningstar. La falena le chiede se sa qualcosa di sua madre, ma Charlie non ha notizie di lei da circa 7 anni. Nel pilot Lilith ci veniva presentata come se fosse un personaggio estremamente impegnato che non rispondeva alle chiamate della figlia e sembrava non avere alcun interesse nei confronti del suo piano per redimere le anime dannate dei demoni peccatori. Charlie invece in questa serie si comporta come se stesse portando avanti una missione speciale per conto della madre, cercando di gestire il centro di riabilitazione e sperando di salvare le anime dell'inferno dallo sterminio. Alastor mostra a Charlie e Veggie uno spot promozionale, che è quello che citavamo prima, da lui creato per promuovere l'hotel, ma l'idea non sembra scatenare tutto questo entusiasmo. La serie, come dicevamo prima, ci reintroduce i personaggi che avevamo già conosciuto nel pilot: Angel Dust, il pornodivo, Ask, il barista, Nifty, la piccola cameriera sadica, tutti personaggi giustamente in contrasto con il tema della redenzione dell'hotel. Voglio personalmente fare i complimenti a Riccardo Suarez, che è riuscito a portare un Angel Dust meraviglioso con la sua interpretazione. Cioè, guardatelo. Le gambe! Iconate di vomito! Veggie critica lo spot di Alastor dicendo che non porterà i peccatori alla redenzione. Qui apprendiamo che il demone della radio è stato via per tanto tempo dall'inferno, per la precisione 7 anni, che tra l'altro è lo stesso numero di anni da cui è in viaggio Lilith. Forse è solo una coincidenza, ma era interessante notarlo. Il demone della radio preferirebbe un programma radiofonico piuttosto che una pubblicità in televisione, che considera sostanzialmente inutile. E questo è anche il primo elemento che ci suggerisce la sua contrapposizione nei confronti del personaggio di Vox che rappresenta questo media. Dopo che anche l'idea di Angel Dust di attirare ospiti con uno spot per adulti viene naturalmente bocciata, Charlie riceve una telefonata da suo padre venendo incaricata di andare ad un incontro con il leader degli angeli in sua rappresentanza. Presso la torre dell'orologio incontra il leader degli angeli sterminatori, Adamo, e la sua sottoposta, Lute. Il capo degli angeli esorcisti si rivela essere molto arrogante, presuntuoso ed incredibilmente sadico. Vi dirò la verità, abbiamo amato questo personaggio nonostante sia uno stronzo atomico, perché fa crepare dal ridere e nella versione italiana Gabriele Patriarca, che è il suo doppiatore, è stato fenomenale. Io penso di aver riso come uno scemo quando si scopre che lui è l'Adamo originale, padre dell'umanità, e dice la frase "chiamami signore dei cazzi". Il leader dell'esercito celeste si presenta come un ologramma ed usa questa cosa per prendere in giro Charlie, e a parte di mostrarsi come lo stereotipo dell'uomo bianco etero cis, non lo ascolta affatto, anche perché non è nel suo interesse, e il risultato disastroso di questo incontro è che il tempo al prossimo sterminio da parte degli angeli esorcisti si è dimezzato da 1 anno a soli 6 mesi. Lute, se siamo stati attenti, qui ci rivela una cosa molto interessante, che solo i demoni peccatori, cioè le anime che una volta erano esseri umani e che sono diventati demoni all'inferno, vengono presi di mira dagli angeli. Invece i demoni Hellborn, cioè nati all'inferno come Charlie, sono risparmiati grazie ad un accordo che Lucifero ha fatto con il paradiso.
Nel mentre Veggie riunisce tutti i dipendenti e gli ospiti dell'hotel per realizzare un nuovo spot pubblicitario in grado questa volta di attirare nuovi peccatori all'albergo, ma purtroppo anche qui le cose non vanno come sperato e la falena finisce solo per stressarsi. Alastor le offre il suo aiuto con lo spot pubblicitario a patto che Veggie non lo costringa ad usare la tecnologia della TV e lei acconsente. Sconvolta, Charlie torna in albergo con Veggie e tutti gli altri sul divano che attendono di vedere il nuovo spot pubblicitario in TV. Tuttavia, proprio mentre la pubblicità sta per andare in onda, viene interrotta da un'edizione straordinaria del TG di Katie Killjoy e Tom Trench per comunicare un annuncio importante dell'ambasciata celeste. Il tempo dello sterminio, come Charlie già sa, verrà dimezzato a 6 mesi. Questo ovviamente scatena il caos e l'anarchia nelle strade. Nel mentre, Adamo e Lute trovano il corpo decapitato di un esorcista. La soldatessa vorrebbe già partire impulsivamente con lo sterminio per vendicare il compagno caduto, ma Adamo è più cauto. La sua intenzione è guadagnare tempo per scoprire chi ha ucciso l'angelo e promette che il prossimo attacco all'inferno sarà la fine di tutti i dannati. E qui si conclude la trama del primo episodio. Yojimbo, se permetti, da qui in poi ci penso io. Passiamo ora al secondo episodio, Radio Killed the Video Star. Anche perché questi episodi, non so voi, ma è come se fossero praticamente un film unico e uno tira l'altro, manco fossero patatine. Come dice il titolo, questa puntata è incentrata sulla rivalità di Alastor contro Vox, e citazione davvero apprezzata alla canzone dei The Buggles, Video Killed the Radio Star. Charlie è visivamente nel panico, come tutto il resto dell'inferno d'altronde. La notizia del nuovo sterminio ha fatto impazzire un po' tutti. Veggie però riesce a vedere il lato positivo in tutto questo e fa notare che potrebbe essere una buona ragione per cui i peccatori potrebbero scegliere di venire di loro volontà a redimersi all'hotel. La conversazione viene interrotta dal ritorno di Sir Pentious, in una scena che sa molto di déjà vu della scena finale che avevamo visto nel pilot. Infatti, se notate si ripete praticamente la stessa situazione dove Pentious vuole diventare un signore supremo sfidando Alastor per ottenere attenzione da parte dei 3B, Vox, Velvet e Valentino. Curiosamente c'è anche un'inquadratura che è uguale a quella del pilot. L'esito della battaglia infatti è lo stesso. Il nostro serpentone e i suoi scagnozzi head boy vengono sconfitti e umiliati. L'attenzione si sposta alla sede della Voxtech, dove Vox, approfittando della paura della popolazione infernale, annuncia la produzione dell'Angelic Security, un servizio per proteggere le anime degli inferi, che in realtà si è inventato 30 secondi prima solo per fare soldi. La cosa interessante è che Vox, rappresentando la televisione, è in grado con il suo occhio di ipnotizzare la popolazione, il che è una sottile critica a nostro avviso di come la TV, ma in generale la pubblicità, possa essere in grado di influenzare in certi casi le masse. È curioso notare come i 3V vivano tutti nello stesso palazzo, cosa che nonostante il pilot ce li avesse mostrati tutti insieme non era ancora ben chiara. Tornando a Vox, abbiamo amato la gag in cui lui sale e la porta dell'ascensore ha una foto di lui già in posa. È assurdo. Scopriamo anche il mestiere di Velvet, che, a differenza di quello che si pensava inizialmente, non è solo fare l'influencer sui social, ma a quanto pare la stilista. Notare nella sequenza in cui, mentre cambia d'abito questa ragazza, tra i vari vestiti ce n'è pure uno che somiglia a quello del suo vecchio design prima che lo cambiassero. E preceduto dalle note musicali di una canzone latina, appare lui. In mezzo a tutto questo vapore rossastro, visto che fuma come una ciminiera, Valentino si alza dal divano incazzato come una falena. Fun fact: sapevate che le falene emettono un verso quando sono infastidite? Beh, nel doppiaggio, sia in lingua originale che in italiano, hanno aggiunto questi squeak durante alcune sue battute, soprattutto quando è arrabbiato. Riprendendo il discorso di prima sul fatto che i 3V vivono tutti insieme, sarà che siamo stati abituati, grazie al video musicale Addict, ad immaginarci per esempio Valentino sempre nel contesto dei suoi club o nella limousine piuttosto che in un attico. Il demone televisore cerca di calmare il falenone e qui i due, per la gioia di tutto il fandom, ma soprattutto la mia, viene dato l'indizio che abbiano una relazione. Non per dire, ma solo io sono distratta nel guardare tutte le bellissime foto appese alle pareti. Il demone falene è arrabbiato per la partenza di Angel Dust verso l'Asbin Hotel. Vox scopre che anche Alastor, il suo vecchio rivale, è tornato all'inferno e minaccia di farlo a pezzi. È curioso notare che, ad esempio, la stanza dove sta Vox è la stessa già apparsa diverso tempo fa nell'animatic di Raphael Valentino e che, soprattutto, se osservate bene, è stata mantenuta la passione per gli squali del demone televisore.
Per chi non lo sapesse, in origine Vox aveva un animale domestico, uno squalo di nome Vark, apparso in alcuni post dell'account promozionale del personaggio creato dalla Spindlehorse, lo studio di animazione della creatrice dello show. Si trova su Instagram e oggi purtroppo è stato svuotato dai suoi contenuti non più canonici. Apprezziamo comunque lo sforzo di mantenere questo riferimento, nonostante Vark non sia ancora apparso nella serie. Un altro paio di dettagli interessanti sono le piante presenti nell'ufficio di Valentino, che sono anche le stesse già viste a casa di Stolas nella serie spin-off di Hazbin Hotel e l'Uva Boss, sempre ambientata nello stesso universo. Oppure la presenza di alcuni RoboFiz, che sono questi robot servitori e di piacere creati ad immagine di Fizzarolli, altro personaggio presente nell'Uva Boss. Tornando alla trama, Vox decide di inviare una spia nell'hotel per indagare, e questa spia è proprio quel coglionazzo di Serpentius, che ogni volta che parla, nel doppiaggio italiano, mi ricorda un mix tra Roger Rabbit e Sir Beast di Robin Hood della Disney. Charlie lo accoglie, considerandolo il suo primo vero ospite, anche se giustamente Angel Dust fa notare che tecnicamente sarebbe lui. Infatti, chi ha visto il pilot sa che il nostro demone ragnetto venne presentato come il primo vero ospite dell'albergo durante l'intervista di Charlie in TV, al 666 News di Katie Killjoy e Tom Trench. Pentius segue il programma e diventa pure uno dei più bravi nelle attività. La scena in cui lui e Angel sono travestiti interpretando lo spacciatore e il ragazzino è da ribaltarsi dal ridere. Angel Dust però si sente escluso e va in camera sua ad ascoltare i suoi messaggi vocali di Valentino, che a quanto pare è bipolare, poiché fa un messaggio arrabbiato, un messaggio dolce, arrabbiato, dolce. Cioè, insomma ragazzi, come si fa a non amarlo, dai? Ma poco dopo vediamo come il ragnetto è tormentato dentro la sua testa da una voce che appunto è simile a quella di Valentino e che ci prepara a parlare della backstory tragica di questo personaggio. Mentre Angel Dust si scola un alcolico, scopre il tradimento di Serpentius, che sta posizionando una telecamera nascosta su uno scaffale. Il serpentello chiede aiuto a Vox tramite l'orologio che ha al polso, ma lui l'abbandona senza pensarci due volte. Charlie decide di non farlo fuori, ma con una canzone lo incoraggia a scusarsi e a continuare il suo percorso di redenzione all'hotel. Alastor a questo punto prende l'orologio che Serpentius ha usato per comunicare con Vox e lo provoca dicendogli che la prossima volta dovrà impegnarsi di più. Parliamo ora per un attimo delle canzoni presenti in questi due episodi. Nonostante i brani in lingua originale siano fantastici, dobbiamo fare un plauso all'adattamento che è stato fatto nella versione italiana da Rossa Caputo, la doppiatrice di Charlie. Quando parte inizialmente Happy Day in Hell, ci è sembrato quasi di ascoltare una canzone cantata da una principessa Disney. La sua purezza, in contrasto con il mondo crudo e violento che la circonda, crea delle situazioni comiche davvero esilaranti. La parte finale della canzone che Charlie usa per spiegare ad Adamo il suo progetto dell'Hazbin Hotel ricorda tantissimo come rimandi il brano del pilot Inside Every Demon is a Rainbow. In risposta a questo, l'angelo ribatte con la canzone Hell is Forever, che al momento rimane una delle nostre preferite, la parte della solo e magnifica. Nel secondo episodio abbiamo State Gone, il brano in cui Alastor e Vox si affrontano in campo aperto per il dominio dei media della città, che si potrebbe anche riassumere nel concetto di vecchio versus nuovo, scontro che viene vinto a mani basse dal demone radio. Davvero davvero epico. Tra l'altro sentire i due fratelli Baldini, Oreste e Nanni, cantare insieme con le loro iconiche voci è personalmente una cosa sublime, meravigliosi. A fine episodio, quando Serpentius viene scoperto e i personaggi si mettono a discutere se perdonarlo oppure farlo fuori, nella canzone It Starts With Sorry, fa ridere sentire come Charlie è estremamente comprensiva nei suoi confronti, al contrario di Angel e Veggie, che invece lo vogliono morto in questo brano così soave. Divertentissimo nella sua semplicità, ma magari il meno incredibile di 2 puntate, anche se molto apprezzabile. In conclusione, questa serie di Hazbin Hotel prodotta da A24 ci ha soddisfatto molto, salvo qualche piccolo problema di cui parlavamo inizialmente, ma riconosciamo sia stato fatto davvero un bel lavoro, anche stilisticamente parlando con l'animazione. Si vede infatti l'enorme differenza più professionale rispetto al pilot, che era un lavoro più amatoriale, e ha reso tutto visivamente bello nonostante la semplificazione dello stile, che in fin dei conti è forse proprio il suo punto di forza. Nella prossima analisi parleremo anche dell'episodio 3 e 4. Diteci i vostri pareri nei commenti e cosa avete apprezzato o no della serie di Hazbin Hotel. Come sempre, a breve arriverà anche il nostro video della rubrica Cose nascoste in, nella quale andremo a scoprire tutti i segreti e citazioni nascoste nei 2 episodi di cui abbiamo parlato oggi. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi un mare di contenuti a tema animazione. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video!